Siete mai stati in prima fila a un concerto metal? Oppure a un concerto glam rock? Insomma, a uno di quei concerti con le luci, col fuoco, con gli effetti speciali. È un'emozione impagabile, in cui ti ritrovi davanti a qualcosa di grandioso. Ma sapevate che nella musica barocca c'è una tendenza molto simile? Sto parlando del barocco colossale. Una delle tendenze che incarna meglio la magnificenza e lo splendore che si prova davanti alla musica barocca. Con barocco colossale si intende quella tendenza della musica barocca a produrre composizioni affette da gigantismo, come per esempio la Missa Salisburgensis di Heinrich Bieber. 53 voci, divise in 6 cori. Questa imponente messa barocca era stata composta per essere eseguita nel 1681 al Duomo di Salisburgo. Quel giorno il compositore Heinrich Bieber fu davvero intrattabile per la maggior parte del tempo. Tutti sapevano che l'Europa era dilaniata da guerre di religione e Salisburgo era proprio qui, al confine con i protestanti. Era molto importante fare bella figura e tutto ricadeva sulle sue spalle. È proprio in questo contesto culturale che nasce il barocco colossale, come espressione enfatica della grandezza cattolica, la celebrazione grandiosa della Chiesa di Roma. Heinrich Bieber non era mai stato così stressato. La chiesa era dotata di 2 cantorie e di 4 ampie balconate, su cui erano posizionati i 53 elementi, tra coristi e strumenti. Un organico tale non si era mai visto all'epoca. Timpani, trombe, tromboni, flauti. La messa inizia con le 53 voci che declamano la parola Kyrie, tutte con lo stesso identico ritmo. Con questo gesto iniziale il compositore ci svela subito la potenza a cui stiamo andando incontro. Dopodiché 2 immense masse di voci e strumenti cominciano ad alternarsi stereofonicamente. Una era posizionata alla destra dell'ascoltatore e l'altra a sinistra. I fedeli erano sommersi da ondate sonore travolgenti che nessuna registrazione può riprodurre efficacemente. E la musica li trasportava verso la gloria dei cieli attraverso una progressione musicale ascendente, una tecnica compositiva in cui la musica procede enfaticamente verso l'alto. Dopodiché i cori si sovrappongono improvvisamente in una sorta di grido d'esultanza sottolineato dalle trombe e dai timpani. Il manoscritto di questa messa arrivò al Museo di Salisburgo nel 1884 grazie a una donazione. Era un manoscritto enorme. Con i suoi 82 x 57 cm è la più grande partitura musicale del mondo, di qualsiasi epoca. Il volume era stato recuperato dal direttore del coro della cattedrale, che l'aveva sottratta all'ultimo momento a un mercante di verdure, che era sul punto di bruciarla per alimentare il fuoco. La messa al momento della sua riscoperta era ancora attribuita a un italiano, Orazio Benevoli, ma un tizio negli anni 70, Hintermeyer, confrontando la calligrafia di Benevoli e la filigrana della carta, scoprì che in realtà era di Heinrich Bieber. No, non questo Bieber, il Bieber del 600. Vi ricordate la progressione ascendente a inizio brano? Bieber introduce subito un altro motivo,
un'agile scala discendente di note nere che calano verso il basso, quasi una metafora della discesa di Cristo sulla terra. La parte è affidata solo ai solisti, in quel gioco di pieni e di vuoti improvvisi che è tipico dell'estetica barocca. Ma è qui che arriva il bello. Bieber, nella sezione successiva, prende questi due motivi, la scala ascendente e la scala discendente, e li fonde in un'unica grandiosa sezione, a pieno coro, in una sorta di trionfo stereofonico che ha la potenza di uno tsunami di frequenze musicali. La musica barocca gioca continuamente contrapponendo i pieni e i vuoti, i soli e i tutti. E infatti dopo questa sezione assistiamo a un contrasto nettissimo fra l'immensa massa delle 53 voci e questo povero basso che deve attaccare solo soletto. L'idea di contrapporre pieni e vuoti affonda l'origine nella struttura degli strumenti barocchi e in particolare nel clavicembalo. Sul clavicembalo non abbiamo un martelletto come nel pianoforte, ma un piccolo plettro che pizzica la corda più o meno sempre con la stessa intensità. Per suonare più forte puoi sovrapporre due registri, pizzicare due corde invece che una. È un raddoppiamento scalare e questo si riflette sull'estetica musicale barocca in generale. Le caratteristiche costruttive di un pianoforte, invece, suggeriscono una frase musicale fatta di crescendo e diminuendo, diversa dalla tecnica contrappuntistica barocca. Ecco una buona dimostrazione della massima di Marshall McLuhan: il medium è il messaggio. Ma sapevate che questo stile di barocco colossale affonda le sue radici in Italia? Alla fine del Cinquecento, a Firenze, il compositore Alessandro Striggio aveva stupito la corte medicea con la sua messa sopra "Ecco un sì beato giorno". A Venezia intanto si gettavano le basi della policoralità con composizioni come Omnes Gentes di Giovanni Gabrieli a 16 voci. E nel Seicento a Roma Orazio Benevoli, uno degli autori più rappresentativi del barocco colossale, componeva musica grandiosa a molti cori, come il suo Magnificat a 16 voci. L'estetica alla base di queste composizioni è quella grandiosa e celebrativa della Controriforma. Pensate all'immenso colonnato di San Pietro o al baldacchino della Basilica, alto quasi 30 metri, come un palazzo di 9 piani. Se vi interessa approfondire il legame tra il barocco solenne e la cultura del Seicento, invece, vi consiglio i miei video passati come L'infinito in musica o Perché ascoltare Bach. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica antica, rinascimentale, barocca, ma anche di musica classica in generale. Vi invito a iscrivervi, a commentare, a condividere e eventualmente a abbonarvi al canale per accedere a tutti i vantaggi. Inoltre vi ricordo che ho anche altre rubriche in cui parlo di poesia e letteratura. Quest'estate ho lanciato una nuova rubrica ancora, Pixel Fuga, in cui parlo di ludomusicologia e analizzo la musica dei videogiochi. So che alla maggior parte di voi non interessano i videogiochi, però parlo comunque di musica
E la ludomusicologia è una materia particolarmente interessante. Ci sono anche delle analogie con la musica antica, perché la musica antica spesso tende a essere molto figurativa, per esempio nel madrigale, spessissimo la musica rappresenta figurativamente delle immagini concrete, e nella musica per videogiochi succede lo stesso. Cioè la musica è estremamente figurativa nel rappresentare ciò che accade a schermo con gli strumenti della comunicazione musicale. Insomma, vi consiglio di recuperarli e se vi piaceranno ne ho già scritti altri che potrei portare sul canale. Va bene, io vi saluto, vi invito a scrivere nei commenti qual è il concerto più strabiliante a cui avete mai assistito e ci vediamo al prossimo video, che sarà Puccini. Vi anticipo che sarà su Puccini, così, sbam. Ciao ciao!